Ciao ragazzi, ed eccoci a questa quinta parte del tutorial sulla potenza. Nell'ultimo abbiamo visto e abbiamo concluso vedendo come calcolare la potenza in regime alternato. Pertanto ne consiglio la visione per chi fosse interessato a tali argomenti, ok? Bene, nella copertina la domanda quanti watt sono un watt ovviamente è provocatoria, ma vedremo in seguito perché poi tanto non lo è, il che ci induce a pensare che dobbiamo approfondire e lo facciamo partendo dalla definizione della potenza che abbiamo esposto nel primo tutorial, che consiglio sempre la visione. La potenza è definita come il rapporto tra il lavoro compiuto e il tempo impiegato per compierlo, dove un watt è uguale a un joule o joule, come preferite, su un secondo. Un joule ovviamente è l'unità di misura dell'energia, i secondi è l'unità di misura del tempo, ok? Ma approfondiamo. In diverso modo potremmo anche dire che un watt è definito come un joule al secondo, quindi rappresenta la quantità di energia trasferita o convertita al ritmo di un joule al secondo, trasferita o convertita. Il primo principio della termodinamica ci dice che l'energia non può essere creata né distrutta, ma può essere solo trasformata. Infatti parliamo sempre di trasformazione, di conversione, ok? Anche in questo caso ovviamente. Quindi quell'energia, cioè un joule, che viene trasferita in un secondo è un watt. In ambito elettrico, l'energia dissipata da una corrente di un ampere che scorre attraverso la resistenza di un ohm per un secondo è un joule. Già questo ci dà delle piccole indicazioni che ci dicono che effettivamente questo watt tanto piccolo non lo è. Un ampere su una resistenza di un ohm per un secondo, l'energia dissipata è un joule. Un ampere su un ohm per un secondo, l'energia è un joule. Non è piccolo. Ma andiamo oltre. Pardon. Allora, ritorniamo all'ambito prettamente fisico, che è più immediato. Un joule è definito come l'energia trasferita quando si applica la forza di un newton su un oggetto lungo un metro. Badate bene che in questo caso si sta parlando di un ambiente dove non sono presenti forze esterne, cioè forze di attrito, ok? I cosiddetti ambienti ideali, nella fattispecie isolati. Si parla di una velocità costante. Quando noi applichiamo questa forza di un newton per un metro è un joule, ok? Qualcuno giustamente si chiederà: ma cos'è un newton? Ebbene, il newton è definito come la forza necessaria per accelerare una massa di 1 kg, in questo caso si parla di massa, nel primo caso no, ok? Perché non c'erano attriti, con la velocità di 1 metro al secondo quadrato. Un attimo che ci arriviamo. In altre parole, un newton è la forza che, applicata a una massa di 1 kg, le conferisce un'accelerazione di 1 metro al secondo quadrato. Non vi fate spaventare da questo metro al secondo quadrato, perché i matematici teorici sono dei birichini, sono dei scansafatica. Creano delle notazioni per facilitare i loro compiti per tutti i calcoli che loro fanno, ma in effetti non è un mistero. Perché? Perché la velocità è una distanza su un tempo, quindi metro al secondo, visto che l'accelerazione è una variazione della velocità su tempo, quindi anche su s, quindi se andiamo a moltiplicare s per s al quadrato, tutto qua, né più né meno. Pardon. Ma andiamo a capire meglio cosa succede, ok? Una forza che
permette a questo corpo di 1 chilogrammo per far variare la sua velocità secondo per secondo di 1 metro, ovvero nel primo secondo viaggia alla velocità di 1 metro al secondo, nel secondo secondo, 2 metri al secondo, nel terzo secondo 3 metri al secondo, 4 metri al secondo e così via. Non è piccola questa forza, come non è piccolo il Newton, né come non è piccolo il Joule, il Watt non è piccolo nel modo più assoluto. Ad esempio, quando io ascolto musica a casa, normalmente sto a 6 watt. Quando esagero, c'è un impianto stereo, il mio indicatore mi dice che sto a 3 watt, 3 per 2, 6. Posso arrivare a 4 watt, 8 vuol dire 4 per 2. Sotto effetto di alcol posso arrivare a 10, ma non ricordo effettivamente in un anno quante volte succede, forse mai. Ci arrivo, ma non mi ricordo, sono casi rarissimi. Perché effettivamente 5 watt, 6 watt è tanta energia. Forse non riesco a trasferirvi quando insomma è a tutti gli effetti. Ritorniamo un attimo alla prima formuletta che ci dice che un watt è uguale a un joule su un secondo. Facciamo degli esempi concreti per rendere più immediata la cosa. Ricaviamo l'energia da questa formuletta, formula inversa. L'energia è data ovviamente dalla potenza per il tempo, P per T. Ipotizziamo anche che il nostro amplificatore sia da 50 watt per fare, come dicevo, questo esempio concreto. Quando vale l'energia? Ovviamente vale 50 joule, 50 per 1, 50, ok? Ora non consideriamo più un secondo, consideriamo mezzo secondo. Quanta energia stiamo consumando? 25. 50 per 0,5 che vale a dire 50 diviso 2, la stessa cosa, è 25. Ma il nostro amplificatore è di 50, cioè 50 joule, quindi abbiamo altri 25 se consideriamo mezzo secondo. Questo ci permetterà di girare la nostra manopola del volume e di sfruttare gli altri 25. È come se avessimo 50 più 50, è come se avessimo 100 watt su mezzo secondo. Però difatti, applicando la prima formuletta, 50 joule diviso 0,5 che è mezzo secondo, abbiamo 100 watt. Se di mezzo ancora 0,25 sono 250 millisecondi, diventano 200 watt. Di mezzo ancora che di mezzo quasi raddoppia che si raddoppia. Ok? Non a caso possiamo incontrare amplificatori che vengono dichiarati per 500 watt, 1000 watt, 2000 watt. Perché? Perché non rispettano un sistema, il nostro sistema di misura. Vengono considerati periodi inferiori al secondo, molto inferiori. Il calcolo è corretto, non è sbagliato il calcolo, è scorretto non dichiarare come viene impostato il calcolo, ma è corretto il calcolo. Non è che non esiste quella potenza, certo che esiste, l'abbiamo visto. Può essere anche 200 watt, 400 watt, è possibile. Non è sbagliato, è scorretto non dichiarare. Difatti, normalmente questa potenza viene dichiarata apparente o ancora meglio potenza musicale, perché riferita alla riproduzione, ok? Riferita a una potenza legata a un evento musicale, si sta riproducendo, voglio dire, che ne so, uno strumento, una voce, ok? Se il periodo è piccolo, più del secondo, la potenza aumenta. Forse non è così immediato traslare da potenza
e energia non è così intuitiva, ci può stare. Non a caso ho messo questa foto, questa immagine, per ricordarmi di questa analogia che ci permetterà di capire meglio il rapporto che esiste tra potenza e energia. Consideriamo il contenuto di questa vaschetta, voglio dire, ci sia della cioccolata, no? Ok, quella è, quella resta, a meno che qualche amico non ci fa qualche scherzo e se la pappa, ok? Quella è, ok? Ora, se andiamo a spalmare su questa fetta, ok? Lo spessore, lo strato, avrà un certo spessore, dato dalla quantità di questa cioccolata. Quella è, e quindi lo spessore avrà, quello sarà. Se dividiamo la fettina, quindi dividiamo della metà la superficie, volendo spalmare sempre la stessa quantità, varia lo spessore, lo strato aumenta. Percepiamo come se ci fosse più marmellata, ma non c'è più, pardon, cioccolata, è la stessa. Quello che succede anche da noi, qua, in questo esempio che abbiamo fatto. Abbiamo dimezzato il tempo e raddoppiato la potenza, abbiamo dimezzato la superficie e raddoppiato lo spessore dello strato. Qua non è cambiata la nostra energia, qua non è cambiata la quantità di Nutella. La quantità di Nutella che è la nostra energia resta uguale, lo spessore raddoppia, la potenza raddoppia. Qua abbiamo dimezzato la superficie, qua abbiamo dimezzato il tempo. Questo è il rapporto che esiste tra energia e potenza, è in funzione del tempo. Anche in acustica c'è lo stesso rapporto, in base alla superficie, con la stessa quantità di energia sonora, se viene concentrata su uno spazio, se lo spazio si raddoppia, la potenza percepita si dimezza. Lo stesso è il principio, non cambia assolutamente nulla. Questo è il rapporto che c'è tra potenza e energia. Se noi risparmiamo energia attraverso il tempo, possiamo avere una potenza apparente superiore. Quindi o risparmiamo energia o emettiamo energia in qualche modo. Chi è del mestiere, sono concetti e principi noti e si usano anche. Non a caso quando si creano i master, quando si crea un prodotto per la distribuzione, che può essere un CD o qualsivoglia altra forma di distribuzione, e non si vuole creare o mettere in crisi gli amplificatori, perché volendo, per mandare in crisi un amplificatore ci vuole molto poco. Se vado a registrare un pieno ergostrale e non limito in qualche modo l'energia che entra, quasi tutti gli amplificatori andranno in crisi. E allora cosa si fa? In modo intelligente in alcuni casi, in altri no. Si va a contenere la durata e la richiesta di energia. In che modo? In campo digitale è molto facile, si fa l'editing audio, ok? Ad esempio, se volessi riprodurre un colpo di gran cassa, di timpano, di un rullante, una percussione, ok? Sappiamo e abbiamo visto anche nei ore passati che sono suoni complessi, ovvero c'è una fondamentale con le sue armoniche che si sviluppano nel tempo, ok? Bene, se io vado a tagliare nel tempo, come in questo caso, lo riduco, la mia potenza apparente aumenta, abbiamo visto? Ma riducendo questo tempo io vado a eliminare anche le sue armoniche o parte delle sue armoniche, perciò dicevo in modo intelligente o meno, bisogna vedere come lo si fa. Ma comunque vado a eliminare delle armoniche, che tali armoniche mi avrebbero richiesto altra energia, quindi vado a eliminare la richiesta di energia e la posso sfruttare. Riduco il tempo, risparmio energia.
tolgo le armoniche, risparmio energia, nel riprodurre quel colpo di percussione posso alzare di più il volume e una percezione di potenza maggiore. Lo si fa spesso, in modo intelligente in alcuni casi, in altri nemmeno, ma lo si fa. Non ci sono altri parametri. O meglio ancora, in ambito elettrico, per quanto riguarda quando si vuole progettare un alimentatore per il nostro amplificatore, la, diciamo, capacità dei condensatori va vista in funzione del livellamento che si vuole creare, il fatidico ripe o ripple, non ho mai capito correttamente come si dice. Quando si vuole contenere si adotta una certa capacità. Oltre quella capacità, tutta l'energia dei condensatori può essere sfruttata. Quindi sovradimensioniamo i condensatori oltre al livellamento e tutta quell'energia accumulata può essere sfruttata quando c'è necessità, quando è richiesta, e anche in quel caso si ha una potenza apparente, limitatamente al tempo, è chiaro. Ecco perché quel famoso watt di cui la domanda chiedeva, ma quanti watt sono? Era provocatore, ma abbiamo visto che poi in effetti non lo è tanto. Ok? Bene, mi fermo qua, penso che ce ne sia abbastanza. Spero, come sempre, di non aver commesso grossi errori, perché poi io non me ne accorgo nemmeno subito. Non faccio editing, registro e pubblico. A volte me ne accorgo dopo, a volte non me ne accorgo neanche. Bene, eventualmente me lo segnalate, correggiamo. E per chi fosse interessato oltretutto a tali argomenti, vi consiglio di iscrivervi al canale come sempre, non vi costa nulla, anzi fate cosa gradita a me, anche come segno di apprezzamento per quanto sto facendo. E come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!